Inter-Juventus 4-4, una partita folle. Non so trovare altri aggettivi per definirla in questo momento. Spettacolare per quelli che sono tifosi neutrali, sicuramente. Un po' meno per chi prova ribrezzo per gli errori difensivi clamorosi che ci sono stati da una parte e dall'altra. Ancora meno per noi interisti, perché è un pareggio, sì, ma che sa di sconfitta per come è arrivato. Esulta quindi la Juventus, esulta soprattutto il Napoli. Noi analizziamo la partita più a freddo adesso, una gara che presenta luce ed ombre, perché ci sono diverse notizie positive secondo me, altre meno buone. Non vi nego però, e sapete che io sono sempre molto ottimista, ma non vi nego questa volta che ci sono un paio di cose che mi fanno abbastanza preoccupare, e non sono il discorso della difesa, cose che adesso andiamo ad approfondire. Ne voglio parlare in questo nuovo appuntamento, uno dei format, ormai questo è diventato il format più apprezzato, il giorno dopo la partita, le cose che forse non avete visto in Inter-Juventus. Vi porto dei dati, degli spunti tattici e non soltanto. Ben ritrovati allora, amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro progetto. Abbiamo superato quota 70.000 iscritti. Allora, premetto che questa è una partita che si presta tantissimo al senno di poi, nel senso che per me è molto facile, così come per tanti altri, analizzare qui dal mio ufficio con calma e puntare il dito sulle varie situazioni. Sono in una posizione super comoda. Ci sono state tante cose dentro questa partita, secondo me, che potevano girare anche per un dettaglio soltanto in un altro modo, e staremmo qui a parlare di una partita capolavoro, una super vittoria e tante altre cose. Quindi, come al solito, andrò in ordine sparso nelle mie osservazioni, ma bisogna partire innanzitutto dal contestualizzare il tutto e mettere tutto quanto nella giusta prospettiva. Quindi io partirei da alcune attenuanti, perché l'Inter in questa settimana non è un alibi, però è oggettivo che ha avuto meno tempo per preparare la partita rispetto alla Juventus, con delle trasferte dove è rientrata in ritardo e altre situazioni. Ha avuto meno allenamenti anche a disposizione e ha avuto degli infortuni, visto che si è parlato tanto delle assenze della Juventus. Le assenze dell'Inter secondo me hanno inciso in egual misura. Çalhanoğlu, soprattutto dal punto di vista dell'interdizione più che della regia, se si fa sentire l'assenza di Çalhanoğlu. Acerbi al centro, anche questo, visto che la prestazione di De Vrij secondo me è stata ampiamente insufficiente negli episodi, perché nel complesso poi stava crescendo, ma negli episodi è stata ampiamente insufficiente. E per come poi è andata la gara, anche Carlos Augusto secondo me è un'assenza che si è fatta sentire. Ci sono, accanto a queste attenuanti che non devono essere degli alibi, delle notizie positive. Innanzitutto i tanti gol segnati contro un avversario che aveva subito pochissimo, invece l'Inter crea tantissimo e segna 4 gol. Qualcuno dirà 2 gol sono arrivati su calcio di rigore, alcuni sulla mischia. Non è un periodo in cui magari stiamo facendo delle azioni spettacolari per arrivare al gol, anche se il gol di Mkhitaryan lo è assolutamente, però io mi preoccuperei di più se l'Inter non dovesse più costruire. Invece l'Inter costruisce bene, ha avuto tante occasioni per segnare e riesce a costruire bene anche se non siamo al top della condizione, anche se non tutti stanno girando al loro meglio. Quindi per me questa è un'altra buona notizia, visto che di fronte c'è una squadra che invece sulla fase difensiva ha costruito gran parte della sua stagione. Poi un'altra nota positiva è che quando l'Inter comunque ha i suoi momenti, quelli in cui decolla, in cui parte, difficilmente ci fermano, e lo abbiamo visto. E infatti io promuovo anche la reazione che ha avuto l'Inter, che nei primi minuti ha dovuto fare i conti con una situazione tattica che adesso analizziamo, che creava delle difficoltà. Ha trovato le contromisure, segna, poi va sotto, lì potresti avere delle difficoltà, invece l'Inter reagisce, e all'intervallo è evidente che Inzaghi ha toccato le corde giuste, perché l'Inter è ripartita molto forte nel secondo tempo, e se una squadra non ti segue questo non riesce a farlo. Poi guardo anche la classifica, leggo tanti commenti adesso catastrofisti eccetera, lo capisco dopo una partita deludente, ma l'Inter è seconda a -4 dalla capolista che è il Napoli che adesso ha un ciclo di partite molto difficile nelle prossime giornate fino alla partita contro di noi, quindi attenzione anche dopo la partita contro di noi, quindi attenzione a questo, mentre l'Inter comunque 5 vittorie e un pareggio nelle ultime 6 gare. Solo il Liverpool in Europa, di chi sta giocando in Champions, sta avendo questo ruolino e questo cammino qua, quindi contestualizziamo tutto. Detto questo, giochi in casa sul 4-2, una partita così importante, non puoi non vincere una partita come questa contro una Juve che schierava, con tutto il rispetto, Bangula, falso 9 alla fine, Savona, Cabal, eccetera, eccetera.
la lezione del derby, ecco, pensavo che fosse stata appresa, evidentemente ancora no, quindi non aver vinto è una scottatura ed è un peccato enorme e ci deve far riflettere. Dal punto di vista tattico è stata una partita molto molto interessante, ma con dei picchi di follia da una parte e dall'altra. Ho preparato alcune situazioni che voglio farvi vedere, qui su Pavard ci arriviamo tra poco. Vi voglio far vedere, per chi ci segue in video, la Juventus che giocava con una sorta di 4-1-4-1 con McKennie, Fagioli che si alzavano molto e Locatelli che agiva un po' da mediano davanti alla difesa, e questa situazione qua ci ha creato dei problemi in due modi. Uno, sul pressing, sulla nostra prima costruzione, la Juventus ha un po' imitato anche quello che aveva fatto il Milan contro di noi e ci ha creato dei problemi schermandoci questa parte qua, e abbiamo avuto delle difficoltà. L'altra difficoltà poi era con Fagioli e McKennie che si schieravano alle spalle di Zelinski, Mkhitaryan e Barella tra centrocampo e difesa, ed erano difficili da leggere, situazioni che molto spesso abbiamo sofferto contro squadre che per esempio giocano con il 4-2-3-1. Motta questa cosa l'ha letta molto bene. Soprattutto se vi ricordate nell'analisi prepartita io vi dicevo che avevo paura di Fagioli schierato lì perché poteva fare più da rifinitore per Vlahovic, e Fagioli ha funzionato molto spesso da esca perché con un suo movimento si metteva tra le linee e Locatelli aveva la possibilità, ma anche gli altri giocatori della Juve, anche Gabal, di andare o su Fagioli che poi avrebbe potuto servire Vlahovic tra le linee, oppure c'era McKennie che si buttava dentro. Questo doppio movimento, Fagioli che si mette a disposizione per il passaggio, McKennie che si butta dentro, ci ha creato difficoltà e ci è arrivato anche il gol. L'Inter delle contromisure poi però le ha trovate, per esempio affidando McKennie a Bastoni in alcune situazioni, e in questo caso qua quindi quella situazione di mezzo, quella inferiorità numerica tra le linee che si veniva a creare prima è stata un pochino contenuta e questa situazione è migliorata. Di sicuro però Thiago Motta ha i codici per infastidire Simone Inzaghi, e ne avevamo già parlato prima della partita, e come l'anno scorso con il Bologna, con il suo Bologna, con i cambi riesce ancora a ribaltarla. Ildiz, tenerlo fuori e buttarlo dentro è stata una scelta coraggiosa che poi alla fine, bisogna dire, ha anche pagato. A proposito di tattica, un'altra cosa che forse non avrete visto, anche se in live l'ho sottolineata, è l'importanza di Benjamin Pavard. Secondo me Pavard ha fatto una partita importantissima perché la fascia sinistra è stata completamente annullata o quasi completamente annullata in fase di costruzione. Bastoni e Di Marco, ragazzi, vi do due dati, hanno toccato rispettivamente 43 palloni e 30 palloni Di Marco. Sono pochissimi per gli standard di Bastoni e Di Marco. 43 palloni Bastoni, lo ripeto, e 30 Di Marco. Siamo forse alla metà di quello che solitamente riescono a fare. In alcuni casi Bastoni va anche sopra i 100 palloni giocati, per farvi capire. Quindi la fascia sinistra è stata intasata, sono stati creati dei problemi, quindi l'Inter ha dovuto costruire molto di più a destra. Infatti Pavard esce al 64esimo, ma se avesse continuato su quella scia avrebbe chiuso la partita come il giocatore che più di tutti ha toccato il pallone, più di qualsiasi altro giocatore anche nella Juventus. Quindi è stato molto coinvolto nella costruzione, e la Juventus ha sempre fatto fatica a leggere il suo movimento quando si alzava dalla destra per inserirsi lì, e in questo caso l'azione che vi mostro è quella che porta poi al calcio di rigore su Marcus Thuram. L'inserimento di Pavard da dietro, sfruttando l'ottimo lavoro di Dumfries che scala e gli lascia il varco, è stata una situazione che in un paio di occasioni abbiamo sfruttato bene. Qui è arrivato il rigore. In quest'altra situazione Pavard invece viene a giocare centrale. Che cosa succede? Che chiama Locatelli al duello, quindi Locatelli è costretto ad accorciare su di lui. McKennie, che stava facendo una grande corsa per essere attaccante aggiunto con Vlahovic e poi per aiutare Locatelli dietro, inevitabilmente è in ritardo nella lettura su Mkhitaryan, quindi ancora una volta questa situazione di un Pavard che da destra viene a giocare tra le linee crea una situazione di 2 contro 1 di fatto sulla tre quarti campo, che poi Mkhitaryan sfrutta benissimo con l'ottimo lavoro anche di Thuram, bravissimo a tenere lontano il difensore avversario con la mano, e qua è stata un'azione veramente perfetta dove Mkhitaryan poi la mette dentro. Quindi un'importanza secondo me tattica di Pavard veramente fondamentale, che mi rende ancora più inspiegabile il cambio nel finale. Il cambio nel finale secondo me è il cambio che comunque decide la partita. È vero che anche l'uscita di Zielinski ci ha dato un pochino meno filtro, anche se per me Zielinski non ha fatto questa partita immensa, magari come tanti hanno scritto in queste ore, al di là dei 2 rigori, che comunque sicuramente contano molto, però ecco, io ribadisco una cosa che ho detto anche nella live di ieri: non possono giocare insieme Dumfries e Bissek, soprattutto in una difesa contenitiva, ecco.
ecco, quando devi tenere. Pavard, un giocatore di grande esperienza, con un giallo sulle spalle. È vero che la Juve inserisce Ildiz e quindi come logica ci sta a togliere Pavard, che potrebbe rischiare il rosso contro un giocatore dinamico, rapido e di passo e fresco, però devi fidarti di Pavard. E in questo caso, o al massimo, mi sarei aspettato Darmian un po' più contenitivo. Bissek in queste situazioni io sinceramente non lo vedo ancora pronto, e Pavard stava facendo secondo me un'ottima partita davvero. Arriviamo poi anche ai gol. Analizziamo un attimo velocemente anche i gol subiti. Qua ragazzi facciamo un gioco velocemente per chi ci segue in video. Trova il De Vrij. Facciamo questo gioco, trova il De Vrij, avete 3 secondi per individuare Stefan De Vrij in questa schermata. 1, 2, 3. Eccolo cerchiato in rosso, Stefan De Vrij, è uno dei difensori, è uno dei giocatori più avanzati praticamente dell'Inter, perché siamo tutti a ridosso dell'area di rigore. Barella chiama un po' l'uscita ad alzarsi e De Vrij è altissimo spostato sulla fascia sinistra. Questa è una situazione che crea poi delle difficoltà che si vanno a concatenare. Infatti poi De Vrij fa questo gesto dove chiama probabilmente Di Marco o forse anche Zielinski, chiedendogli di andare su McKennie. Zielinski per un attimo lo guarda, ma secondo me dà per scontato che dietro ci sia il difensore, quindi forse anche Zielinski qua commette un errore, ma De Vrij è totalmente fuori posizione. Il pallone di Cabal poi viene crossato comodamente e McKennie fa l'assist dentro per Vlahovic. Detto questo, Inzaghi qua secondo me giustamente ancora una volta si arrabbia molto anche con chi non accorcia su Cabal, in questo caso anche Barella doveva essere molto più reattivo e cattivo nell'andare ad accorciare su Cabal, perché non devi farlo crossare in queste situazioni qua. Poi, altra situazione, qua De Vrij ragazzi fa un passo spostandosi a destra completamente incomprensibile dal mio punto di vista, non ho davvero capito perché si sia spostato in quel modo là, e il gol arriva facilissimo. Altro errore secondo me grave dell'olandese. Sul quarto e terzo gol, questo è invertito, questo è il quarto gol subito, non il terzo, l'ho invertito. Qua l'errore per me è tra Bastoni, Darmian e Barella, che vanno tutti e tre su Conceição. Non serve triplicare lì, non ha alcun senso triplicare lì. Poi c'è De Vrij nella terra di nessuno, Zielinski lo stesso, Bissek e Dumfries sono anche posizionati bene perché hanno fatto le loro scalate, visto che erano soli gli avversari, e poi in quello spazio vuoto che c'è alle spalle arriva Ildiz, che è anche un pizzico fortunato, perché poi tutti i tiri vanno tra le gambe, a fil di palo. Su questo forse Sommer poteva fare di più, perché comunque la tocca, anche se il tiro era ravvicinato ed era forte, però passa tra le gambe del difensore. Qua triplicare così non va benissimo. Ho invertito il quarto e il terzo gol perché il terzo poi ci si collega ad un'altra questione. Il terzo gol nasce da questo screen che ho preso da X, perché purtroppo, ragazzi, io non ho capito. DAZN e Sky, con tutto quello che paghiamo, non ti permette più di fare nemmeno uno screenshot. Se provi a fare uno screenshot si bloccano tutte le applicazioni, sembra che tu sia un pirata e non so cosa. Con tutto quello che costano, nemmeno un piccolo screenshot per prendere un'immagine. Vabbè, quindi questo l'ho preso da X e non mi ricordo da chi, perdonatemi se non lo cito. Ma c'è una situazione di rimessa laterale dove De Vrij viene a marcare a uomo Vlahovic. Per un Inter che di solito imposta a zona, questo è un piccolo segnale da tenere in considerazione. De Vrij che viene a marcare Vlahovic fino a questo punto. C'è da dire che qui sono anche un po' fortunati, perché il rimpallo su Bastoni favorisce Conceição, poi fa una grandissima giocata Cambiaso. In tanti qui dicono perché andare ad aggredirli così alti, e condivido, e tenete da parte questa cosa perché adesso lo analizziamo. Dall'altro lato però c'è tutto il tempo per recuperare, e qua io non capisco intanto perché Frattesi va ad aggiungersi lì, a triplicare ancora una volta lì, non lo capisco. Ma qui sia Dumfries che Bissek, soprattutto Dumfries secondo me, non puoi far arrivare il giocatore fino a dentro l'area di rigore, cioè poteva fargli fallo De Vrij prima, assolutamente sì, su Vlahovic ok, ma qua puoi provare comunque a fargli fallo. C'è anche Bissek, puoi provare comunque ad abbatterlo, o comunque non devi farlo tirare, non devi farlo arrivare fino a dentro l'area di rigore. Detto questo, Ildiz qua poi imbrocca la giocata perfetta perché passa tra le gambe, la mette a fil di palo, ed è stato anche molto bravo, ma anche un pizzico fortunato. Però qui secondo me è un grande errore che dimostra ancora come Dumfries e Bissek per me non possano giocare lì insieme, almeno in questo momento. Allarghiamo
In partite di questo tipo, specifico, in partite in cui domini l'avversario invece è un altro discorso. Se allarghiamo il discorso a tutta la difesa e ai troppi gol subiti, io penso una cosa su questa stagione. In difesa abbiamo fatto male in diverse occasioni quando eravamo a difesa schierata, come in questa partita, e in altre occasioni invece quando troppo di frequente siamo andati a creare un pressing alto che ci ha creato invece dei problemi a noi. E l'anno scorso, secondo me, la grande differenza era che riuscivamo molto ad alternare queste due fasi. Sapevamo quando era il momento di pressare alto, quando era il momento di fare il blocco basso. In generale c'era più equilibrio e questa, secondo me, è la vera parola chiave. Quindi su questo per me può aver inciso il fatto che fino a qui l'Inter non ha mai avuto, e molti lo stanno sottovalutando secondo me, i tre centrocampisti titolari, quindi Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, al top della condizione contemporaneamente in campo. Si sono alternati chi è stato meglio prima, chi è stato meglio dopo, chi è decollato dopo, chi si è fermato per infortunio, eccetera, ma tutti insieme bene al top, mai nessuno in questo periodo di stagione, ed è sicuramente un fattore. Ma per me c'è anche un motivo tattico, perché Sky riporta dei dati che vi condivido per chi ci segue a schermo, sempre citare la fonte, mi raccomando. Questi sono dati di Sky, mi raccomando, che ci dicono in sostanza che l'Inter sta cercando di essere più aggressiva e sta cercando di portare avanti un pressing ancora più forte rispetto all'anno scorso. Allo stesso tempo, però, lo sta facendo con un'intensità minore, ma con dei dati che possono essere letti anche in un'altra chiave. Giustamente Beppe Bergo mi dice non è solo un'intensità minore, potrebbe anche essere che non lo stanno facendo ancora bene, questo nuovo pressing ancora più offensivo. E qui secondo me ci sono due letture. La prima è in chiave più ottimistica. La prima, Inzaghi sta cercando di cambiare pelle all'Inter, quindi per andare in direzione del calcio europeo e quindi di farla diventare più aggressiva e con più pressing. Questa è la prima chiave ottimistica nella lettura di questi dati, quindi lavori in corso per diventare ancora più europei. La chiave pessimistica è non abbiamo abbastanza fame, non c'è abbastanza cattiveria agonistica e i giocatori di passo e giovani per fare questo gioco non li abbiamo. Faccio scegliere a voi quale chiave di lettura prendere. Non vi nego che la prima opzione è quella che mi intriga di più, perché io ripongo fiducia nello staff di Inzaghi e nella voglia di novità da parte di Inzaghi e di andare ad esplorare l'Europa soprattutto, ma la seconda mi preoccupa e si collega anche ad un altro punto che tra poco trattiamo. Su Zielinski poi molto velocemente dal report della Lega Serie A, vi chiedo di darmi un voto alla partita di Zielinski. 45 palloni giocati, 35 passaggi con 95% di precisione di passaggi riusciti, 19 passaggi in avanti e 2 palloni recuperati. Secondo me questo è il dato principale che ci fa sentire la differenza rispetto a Çalhanoğlu ed è quello che vi citavo anche prima. Quindi solo due numeri rapidi, voglio sapere da voi il voto che date a Piotr Zielinski in quella posizione di regia. Zielinski che tra l'altro ha detto in un'intervista di preferire giocare più avanti, ma vista l'emergenza gioca anche lì. A proposito di dati, ne ho parlato anche ieri in live nel post partita, non voglio buttare la croce addosso a Sommer, però è evidente che anche lui può salire di livello, può salire di rendimento. Stiamo concedendo più tiri pericolosi, l'Inter sta concedendo più tiri che hanno più probabilità di diventare gol, ma comunque l'anno scorso Sommer chiude la stagione salvando circa 6 gol in più rispetto a quelli che avrebbe dovuto prendere, secondo i dati. Invece, per questa stagione ha già preso più di un gol in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato in base alla pericolosità dei tiri che ha subito. Quindi l'anno scorso diciamo che aveva un indice di miracoli molto alto, quest'anno invece ha un indice di qualche papero, comunque qualche sbavatura, se semplifichiamo brutalizzando. D'altronde 4 gol su 5 tiri subiti in porta è un dato che va comunque monitorato. Visto che parliamo di singoli, Lautaro deve salire dei giri, era in ripresa a livello numerico nelle ultime partite, ma deve fare di più. Sono preoccupato anche qui perché Marotta ha detto prima della partita che sulla condizione di ritardo che sta avendo Lautaro Martinez ha influito molto la nazionale la scorsa estate con la Coppa America. E allora io mi chiedo a come fa a tornare al suo livello e ad alti livelli se continua ad andare sempre in nazionale e a giocare sempre. Mi preoccupa. In questa partita poi mi ha deluso anche Di Marco, soprattutto difensivamente, devo dire, oltre alla questione di costruzione che vi ho detto prima, dove doveva dare molto più supporto a Conceição. Di De Vrij abbiamo detto, Thuram per me il migliore, Barella luce e ombre, dovrebbe giocare molto più semplice in alcuni momenti. Poi, ultime due considerazioni. In questa partita ci sono sicuramente delle colpe di Inzaghi, è una delle partite che possiamo mettere
nel cestino di quelle che sono state sbagliate, secondo me. Dalle sue parole a fine partita mi pare di aver capito che sul 4-2 un po' pensavano che la partita fosse finita e quindi si continuava ad attaccare, ma si pensava che fosse finita lì, l'inerzia della Juventus. Poi invece è caduto nella trappola di Thiago Motta. Ripeto, per me ha la squadra in pugno perché altrimenti non reagisci così, ma ci sono dei blackout preoccupanti e non è solo una questione fisica, quindi a questo punto. Abbiamo subito gol nei nostri momenti migliori, sia dopo l'1-0 che sul 4-2, quando stavamo creando tanto e sembrava che potessimo chiudere la partita e decollare, e infatti Inzaghi più volte ha detto che non c'erano avvisaglie per il risveglio della Juve e che dovevamo segnare 8-9 gol. È vero, però secondo me non è che puoi sempre segnare 5 gol per vincere una partita. Quindi qui subentra l'altra mia preoccupazione. Sapete, io sono abituato a portare i dati, i numeri, le considerazioni più oggettive possibili, però qui vi condivido una mia opinione puramente soggettiva, una sensazione, nel senso che in tanti hanno detto che non è vero che questa Inter non ha più fame, e anzi questo atteggiamento iperaggressivo dimostra che l'Inter vuole demolire gli avversari, ha tanta fame di vittoria per cui cerca sempre di andare a segnare. Io non so se sono condizionato dal risultato o meno, mi devo analizzare un pochino meglio, ma non è la prima volta in stagione che ho la sensazione che ci si senta da campioni in carica, quindi un po' dei fenomeni comunque che qualcosa ci è dovuto, che qualcosa in quanto campioni ci è dovuto qualcosa. Invece secondo me è proprio da campioni che bisogna metterci dentro ancora qualcosa in più, perché tutti tirano fuori qualcosa in più contro di te e ti studiano ancora di più. Questa quindi è una mia grossa preoccupazione. L'altra è legata a una cosa che ho detto dopo le prime 2 giornate: questo campionato con diverse squadre potenzialmente in lotta lassù, penso che sarà deciso forse più dai big match, cioè dal togliersi punti a vicenda e dal vincere partite chiave. Certo che devi fare punti con tutte, altrimenti non bastano i big match per vincere uno scudetto, però le partite della svolta e con punti pesantissimi in palio sono i big match, e anche a livello simbolico le ultime 2 volte che l'Inter ha battuto la Juventus a San Siro, poi abbiamo vinto lo scudetto. Per me non è così casuale da questo punto di vista. A proposito di paragoni con il passato, e chiudiamo, vengono sempre fatti, sapete che a me non piace più di tanto farlo in realtà, ma abbiamo preso molti più gol dell'Inter dell'anno scorso a questo punto della stagione. Siamo una squadra che sta subendo più gol nel finale, nei 15 minuti finali, mentre l'anno scorso il primo gol nei 15 minuti finali l'abbiamo preso a febbraio. Sembriamo l'Inter di 2 anni fa per tante cose, ma ci sono gli stessi dati, gli stessi numeri dell'Inter di Conte 2020-2021, quella dello scudetto di Conte. Quell'Inter lì, se vi ricordate, svoltò con un cambio tattico a Sassuolo, ma facendo una figuraccia enorme in Champions League. Questa Inter qua non vuole mollare niente, sta cercando anche un'altra evoluzione tattica, o almeno così sembrerebbe, stando ai numeri che vi abbiamo detto prima. Vi chiedo quindi, siamo ancora in tempo secondo voi per cambiare strada e cambiare rotta come è stato nel 2021 con Conte, oppure si tratta solo di attendere che arrivino i frutti di questo lavoro che si sta facendo? Lo chiedo a voi, vi lascio con questa riflessione, poi approfondiamo nella diretta alle 19:30. Oggi sono andato un pochino più lungo, ma di temi ce n'erano tanti e penso che 20 minuti di video siano stati densi di argomenti da trattare, per cui mi aspetto i vostri commenti che come sempre mi danno delle altre prospettive molto interessanti da analizzare, che commenteremo nella live delle 19:30, ma soprattutto nel nostro club. Saranno ore molto calde su passioneinter.club, la community di chi sostiene Passione Inter, il nostro progetto. Se vi piacciono i contenuti che vi portiamo e il lavoro che facciamo, sappiate che c'è un club su www.passioneinter.club dove potete sostenerci tramite gli abbonamenti, e noi in cambio vi diamo accesso ad una community aperta a tifosi da tutto il mondo, sana, moderata e molto educata, in cui ci confrontiamo nelle nostre chat scritte e vocali alle 22, come ogni lunedì, appuntamento fino a tarda notte per analizzare questa partita e non solo. Quindi vi aspetto nel club. Nel frattempo vi lascio un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.